Ragazzi, ciao, buon pomeriggio. Siamo tornati nel Mullah per cercare di darvi dei consigli utili per schierare delle formazioni vincenti, o speriamo che siano vincenti, al Giro d'Italia che inizierà a breve. Faremo un piccolo excursus sugli ultimi 2 anni, che formazioni sono state vincenti o comunque quali erano i top 9 da schierare. Poi andremo sulla maglia rosa, i favoriti, maglia ciclamino, maglia blu e maglia bianca. Inizialmente cosa possiamo dire riguardo a questo Giro d'Italia? Noi l'abbiamo detto più volte: qual è secondo te la formazione, la composizione adatta per fare un giro di tutto rispetto, quindi per vincerlo, per piazzarsi bene in classifica generale? Quanti velocisti, quanti uomini da fuga e quanti uomini da classifica? 6 uomini da classifica, perché qualcuno salterà sicuramente, quindi più ne mettiamo e più siamo coperti. 2 velocisti e un uomo, diciamo, all-rounder, che può fare tutto. Uno che può competere su tutti i terreni. Andiamo a vedere quali sono stati nel 2020 i top 9, ovvero i corridori che hanno fatto più punti, e cerchiamo di capire quanti velocisti, quanti uomini da fuga e quanti uomini a classifica schierare. Almeida, Geoghenaert, Hindley, Wilco Kelderman, Arnaud Démare, Pello Bilbao, Peter Sagan, Fuglsang e Conrad. Questi sono i top 9, i top scores del Giro 2020. Qui vediamo che ci sono 2 velocisti, 2 uomini da fuga e il resto sono uomini da classifica. Se andiamo invece nel 2021 abbiamo questa top 9: Bernal, Caruso, Yates, quindi il podio, Almeida, Vlasov, Dani Martinez, Peter Sagan, l'unico velocista presente nella top 9, poi Daniel Martin che fece diverse fughe e Romain Bardet. Quindi qui abbiamo 7 da classifica, un velocista e uno da fuga. Quindi da questi esempi del 2020 e 2021 possiamo comunque dire che un paio di velocisti ci vogliono, un uomo da fuga che può vincere e può prendere traguardi volanti, traguardi intermedi anche com, e il resto uomini da classifica. Più o meno questa è una formazione bilanciata. Poi è chiaro, bisogna avere fortuna. E bisogna avere anche i fantamilioni per comprarli tutti questi corridori. La vedo molto dura. Passiamo ora ai favoriti del prossimo Giro d'Italia. Andiamo con la maglia rosa. Quali sono i favoriti per la maglia rosa? Noi abbiamo selezionato 12 corridori. Carapaz 5 stelle, Yates Almeida 4 stelle, Lopez, Landa, Bardet 3 stelle, Bilbao, Kelderman, Foss e Guillaume Martin 2 stelle. Ultimi corridori selezionati ci sono Ciccone e Hindley a 1 stella. Mullah, su questi nomi chi è il reale favorito? Carapaz? Sulla carta sì, l'unico vero favorito, anche perché è l'unico che l'ha già vinto. Per il resto tante incognite, anche lo Carapaz stesso, quindi aspettiamoci di tutto. I nomi invece a 2 stelle: Bilbao, seconda punta di Landa, Kelderman che si dovrà giocare, diciamo, il posto da primario con Buchmann e Hindley, Foss totale incognita perché è caduto alla settimana Coppa e Bartali e non ha più corso, e Guillaume Martin, il classico uomo da fuga bidone. Questi qua si limiteranno a fare una top 10 risicata oppure ci si può aspettare qualcosa di grosso? Ma non si sa mai, perché visto le ultime esperienze, però io vedo comunque i primi 6 di un livello superiore e difficilmente, se non succederanno grandi cose, saranno quelli che si giocheranno il Giro. Abbiamo fatto anche una piccola schermata con gli outsider, ovvero quei corridori che potrebbero essere, come ha detto prima il Mullah, all-rounded, cioè gente che attacca, gente che va in fuga e gente che probabilmente potrebbe anche rientrare in classifica con degli attacchi da lontano. Diciamo che non sono le prime punte o i corridori principali di questo Giro d'Italia, ma potrebbe qualcuno di questi corridori finire in top 10. Ve li andiamo a elencare: Sosa, Attila Walter, Gal, Fortunato, Pozzovivo, Carti, Buchmann, Dumoulin, Porte, Van Sevenant, Scale Moss e Arensman. Di questi nomi, Mullah, chi è che ti affascina di più, che potrebbe fare bottino pieno, comunque tanti punti al Giro d'Italia? Attila Walter potrebbe, ora non dico magari fare classifica di primissimo piano, ma comunque può portare diversi punti secondo me. Ottimo Attila Valtteri. Io mi sento di dire invece che un uomo da tenere sotto controllo potrebbe essere Sosa, che è uscito bene dal Giro delle Asturie. Pozzovivo secondo me nei 15 ci arriva, e Fortunato io spero veramente che faccia un ottimo giro. È arrivato secondo dietro Sosa al Giro delle Asturie, sembra che stia ritrovando la gamba dei giorni migliori, speriamo bene. Passiamo adesso alla maglia ciclamino.
una maglia che è ambita dai velocisti, ma non è come la maglia verde al Tour de France, quindi tanti velocisti che sono ai nastri di partenza probabilmente si ritireranno prima della fine del giro, visto che non c'è neanche la volata finale a Milano come spesso capita. In questa classifica non è stato inserito Caleb Ewan. Perché non è stato inserito Caleb Ewan? Perché probabilmente si ritirerà e quindi non ha senso metterlo in questa classifica. Poi se non si ritira, tanto di cappello, ma al 99,9% Ewan si ritirerà. Quindi scelta del fantamanager, rischiare di mettere Ewan, che probabilmente 2 tappe le porta a casa, ha già praticamente 250 punti assicurati, però costa Ewan, quindi scelta vostra. Detto questo, classifica maglia ciclamino, abbiamo De Mar 5 stelle, non ha lo sprint dei giorni migliori, però l'ha già vinta. De Mar al giro comunque si trova bene, è un regolarista, regge le salite e quindi ha molte chance di vincerla. In seconda battuta abbiamo messo a 4 stelle Nizzolo Gaviria, vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per De Mar, e 3 stelle Mullacqui abbiamo Van der Poel, Cavendish, Kirmay e Kort. Sono tutti e 4 nomi interessanti, possibili vincitori della maglia ciclamino, ma ognuno di questi ha un punto interrogativo. Ad esempio Van der Poel, perché ha un punto interrogativo? Lui ha detto che vorrebbe finire una corsa a tappe di 3 settimane, ma io non sono completamente convinto che questa corsa di 3 settimane sia il Giro d'Italia, ma potrebbe essere il Tour de France, e quindi anche lui potrebbe avere altri pensieri e poi abbandonare la corsa. Quali sono invece i dubbi su Mark Cavendish? Perché gli abbiamo dato solo 3 stelle? Cavendish perché verrà abbandonato da Morkov dopo 13 tappe, e perché il finale del giro è molto molto duro, potrebbe andare in seria difficoltà, potrebbe essere costretto a ritirarsi nonostante la sua volontà. Gli ultimi 2 nomi con 3 stelline sono Girmay e Kort. Girmay viene da un periodo di inattività dopo la vittoria alla Grande Wevelgem e è il suo primo Giro d'Italia, quindi ci sono dei dubbi sulla sua condizione o comunque performance nelle 3 settimane. No, è un profilo interessante, però essendo la prima esperienza bisognerà vedere se riuscirà a arrivare in fondo. Quello è semplice. È un'incognita. E Magnus Kort? Magnus Kort, anche lui, se fosse in condizione ottimale, sarebbe veramente uno dei favoriti. Il problema è che non sappiamo assolutamente in che stato sia. Bauhaus danese con Sonny a 2 stelle, quindi qua chi ce l'ha in squadra comunque tentare non nuoce. Modulo e Grosu a 1 stella. Non abbiamo inserito Chess Ball perché ci siamo rifiutati, abbiamo preferito mettere Modulo e Grosu, e come detto precedentemente Ewan non è stato inserito per i motivi che già sappiamo, si ritirerà. Passiamo alla maglia Com, quindi King of the Mountain, la maglia azzurra. Qua è una scelta molto difficile, abbiamo selezionato degli uomini che probabilmente faranno fughe e cercheranno vittorie di tappa. I primi 2 però sono Fortunato con 5 stelle e Ciccone 4, che in teoria partono con ambizioni diverse, non sono quelli della maglia blu, ma l'ambizione sarebbe fare classifica per la maglia rosa. Dal nostro punto di vista sarebbe meglio che puntassero a traguardi intermedi, tappe e magari la maglia dello scalatore, e quindi l'abbiamo inseriti qua perché se a metà giro magari sono già un po' lontani in classifica, proveranno fughe, cercheranno di rientrare in classifica e automaticamente magari lotteranno per la maglia blu. Insieme a Ciccone abbiamo messo anche De La Cruz a 4 stelle perché comunque è un attaccante nato. Con 3 stelle abbiamo Chavez, Sosa e Knox, 2 stelle Tess Fashion e Guillaume Martin. Per Guillaume Martin vale il solito discorso che abbiamo fatto per Fortunato e Ciccone. Con 1 stella abbiamo messo Dombrowski, De Gent, Jan Hirt e Juan Pedro Lopez. Su questi nomi chi schiereresti per una maglia blu? Una possibile maglia blu? Premesso che questa maglia purtroppo difficilmente è un obiettivo primario a inizio giro per i corridori, quindi bisognerà vedere chi si ritroverà un po' per caso, un po' per una fuga, chi si ritroverà con la maglia inizialmente e poi cercherà di difenderla. Quindi è veramente imprevedibile cercare veramente il nome giusto. Se devo fare un nome dico De La Cruz perché se avrà un po' di libertà è un uomo molto adatto alle fughe, che va bene sia in salita ma anche a cronometro e quindi è resistente, insomma è uno tosto, insomma con tanta esperienza che non può fare classifica, potrebbe puntare a una maglia.
Passiamo adesso ai giovani, maglia bianca, che più o meno sono quelli che abbiamo citato precedentemente per la maglia rosa, solo gli under 25. Mulla, qui lascio a te la parola. Quali sono i 5 giovani su cui puntare per vincere la maglia bianca? Allora, al primo posto Almeida con 5 stelle, ovviamente, perché non potevamo fare altrimenti, perché è un favorito per il Giro e quindi di conseguenza è il favorito numero 1 anche per la maglia bianca. Poi a 4 stelle Foss, semplicemente perché è l'unico di questi che andrò a citare che ha già fatto un piazzamento in classifica a Giro d'Italia e quindi ha già una piccola storia, diciamo. Con 3 stelle ho messo Sosa perché non è detto che vada necessariamente in cerca di tappe, ma potrebbe ritrovarsi anche in una buona posizione di classifica e cercare di mantenerla fino in fondo. Con 2 stelle Attila Valter perché l'ho messo come, insomma, l'abbiamo considerato come outsider di questo Giro e quindi potrebbe essere, lo vedo molto motivato e quindi potrebbe essere uno che ci prova fino in fondo. Una stella alla fine, il semi sconosciuto Felix Gall, che sarà l'uomo di classifica della GDSR, punta a una top 15, parole sue. Chissà, se va male agli altri potrebbe ritrovarsi anche lui a lottare per la maglia bianca. Ricordiamo che è fondamentale schierare i corridori in fondo allo schieraformazione nella magliettina opportuna, quindi rosa il corridore che secondo voi vincerà la maglia rosa, blu il corridore che vincerà la maglia com, ciclamino maglia appunti e bianca maglia giovani. È importante che questo corridore almeno finisca nei primi 3 di quella classifica. Se finisce nei primi 3 di quella classifica prenderete dei punti bonus. Detto questo, ci salutiamo ragazzi, ci vediamo giovedì sera per l'ultima live prima del Giro d'Italia. Faremo le tier list di tutte queste maglie, quindi insieme a voi della community sceglieremo i vari favoriti di ogni maglia in base alle vostre votazioni in chat. Ciao a tutti. Arrivederci.